Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio 2025. Abbiamo la carta del Sole, amici della Vergine. È una bellissima carta perché parla di sentimenti puliti, di sentimenti genuini. È una carta che fa riferimento all'espansione, al conoscere, all'avanzare nella vita. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i due video corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, ognuno dei due comunque ha la propria playlist e poi sempre in descrizione trovate anche il link al nuovo seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Comunque ragazzi avete tutto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per il mese di maggio. Partiamo da un re di denari, la regina di coppe. Ruota della fortuna, asso di coppe. Re di coppe, asso di denari, quattro di pentacoli e 8 di bastoni. Belle carte direi ragazzi. Allora adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi capiamo un attimino com'è l'energia del mese e dopodiché ragazzi andiamo a fare i vari esempi, quindi per i single, per le persone che sono in coppia da poco, da tanto, relazioni complicate, relazioni extra, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo re di pentacoli, luna, e 2 di pentacoli. Io credo che qui ci sia qualche questione dal passato che torna o questo re di pentacoli rappresenta qualcuno che torna dal passato, o appunto una situazione che ritorna con questa persona. Quello che mi fa rimanere un po' così è questo 2 di pentacoli con la ruota della fortuna al contrario, come se ci fosse un qualche cosa che va avanti da tempo. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un re di bastoni e la luna. Andiamo a vedere anche la ruota della fortuna. Fante di coppe e fante di denari. Allora, è come se ci fossero dei sentimenti contrastanti nel mese di maggio. Da un lato c'è questa voglia di andare avanti, magari con una persona che già conoscete, adesso poi farò le varie casistiche, però la sensazione
è che abbiate in testa qualcuno. Potrebbe essere anche questa persona del passato, per qualcuno potrebbero essere due persone diverse, una diciamo ufficiale e una ufficiosa. Con questo asso di coppe, secondo me, c'è anche del tenero già, c'è proprio un sentimento tra i due, però la ruota della fortuna, ragazzi, vicino a questi due fanti, mi fa un po', come vi posso dire? È come se foste, se stesse germogliando qualcosa, come se si vedesse, sapete quando la pianta germoglia si vede solo uno stelo verde, ma non si capisse ancora se è un fiore, se è una pianta, se è un ortaggio, cioè è come se, ok, qualcosa c'è tra di noi, ma non si capisce ancora bene cos'è. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 7 di coppe e 10 di bastoni. Credo che questa sensazione, questa emozione, questo sentimento di cui ci parla l'asso di coppe, può effettivamente avere degli sviluppi. Siccome qui abbiamo un 10 di pentacoli e un 4 di pentacoli, io ho l'idea che qualcuno debba staccarsi da certe idee del passato o da certe paure. Siccome qui abbiamo la carta della luna, potrebbero essere paure che risalgono a esperienze pregresse. Andiamo a vedere il re di coppe. 10 di spade. Queste sono tante. Una sola per piacere, grazie. 2 di coppe. Ah no, ce n'è un'altra qua sotto. 6 di bastoni. L'idea è che qualcuno di voi sia già in una relazione più che ufficiale e possa esserci questa conoscenza, flirt, revival extraconiugale. Non dico che arriviate insomma a un certo punto con questa persona, però sì che vi solletica. Ora, se non è quello il vostro caso, non siete sposati, non siete fidanzati e magari siete single, sì che c'è come... Potrebbero esserci delle diversità culturali tra voi e l'altra persona e quindi avere come l'idea, non lo so, come una difficoltà a capire se le persone intorno a voi potrebbero o no accettare questa persona come vostro o vostra partner. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Wow, wow, 6 di coppe amanti. Ragazzi, qua inizia qualcosa di bello, eh? Non so da che parte e con chi, nel senso che ci sono varie opzioni durante il mese di maggio, però qui ragazzi abbiamo proprio delle carte che ci parlano di una relazione da sogno, come se ci fosse veramente qualche cosa di concreto che prende piede nel mese di maggio. Avete sia il 6 di coppe, sia la ruota, scusate, sia la carta degli amanti, sia la ruota della fortuna. Avete anche un 2 di pentacoli, la carta della stella. Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere la relazione idilliaca, quella mi verrebbe da dire giusta. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Cavaliere di spade e 10 di pentacoli. Come vedete la cosa si sta solidificando, si sta concretizzando, sta diventando un 4, quadrata, stabile. E abbiamo anche una carta del 10 di pentacoli, che è una carta di famiglia, che è una carta di unione, che è una carta di abbondanza e di ricchezza. Andiamo a vedere anche l'8 di bastoni. Wow, solo un'altra volta. Fante di bastoni, sole e 4 di spade.
devo dire che il finale promette bene, ragazzi. C'è movimento, c'è fermento, c'è voglia di andare avanti. C'è voglia di crescere, c'è voglia di sperimentare, per qualcuno è anche voglia di viaggiare, soprattutto se è un periodo dove avete fatto tanti sacrifici per cambiare casa, mettere a posto casa, riordinare casa, magari anche solo le pulizie di primavera. Adesso è ora di, insomma, prendervi il giusto tempo per divertirvi, per ritrovare l'entusiasmo. Allora, ragazzi, partiamo dai single. Se siete single, devo dire che, ragazzi, sento che per voi maggio potrebbe essere proprio il mese predestinato per conoscere la persona, una persona importante. Potrei quasi dire l'anima gemella, ok? Però non vi fissate troppo su queste cose perché noto che certe volte si tende a fissarsi per ego su qualcuno e ci si giustifica certi comportamenti perché si pensa di aver trovato l'anima gemella, no? Molti, ho notato che su YouTube molti video spiegano che con l'anima gemella si soffre, no? Ma non è così. Quindi non dico che non ci siano problemi, però normalmente quando la relazione è con un'anima gemella è perché si cresce in luce, o meglio, si cresce. Avete il sole. La relazione è di tipo karmico, o meglio, quando una relazione è tossica, ovvero si litiga sempre, si bisticcia, non si riesce a crescere, non ci si espande, ma si è sempre in modalità sopravvivenza, quella è una relazione tossica, negativa, mettiamola così. In questo caso la sento molto positiva, molto concreta, con possibilità di espansione, con possibilità di anche allargare la famiglia. Magari potete, come vi posso dire, ho come la sensazione che vi sentirete ben accolti anche nella famiglia del o della partner e quindi è come prendere parte ad una famiglia allargata. C'è l'amore, ragazzi, arriva un sentimento pulito, genuino, puro, che è lì per crescere. E questa persona vi dico che allora, partirà diciamo, un po' lentamente per poi prendere piede, come se fosse timida e man mano che prende confidenza con voi le cose si svilupperanno sempre meglio. Però devo dire ragazzi, mese stupendo. Tutto mi dice che ci sarà un nuovo inizio tra voi e una nuova persona e potrebbe essere un incontro predestinato. Se per caso siete di quelle persone che nonostante siete single avete ancora in testa l'ex, ci sono delle questioni da risolvere con l'ex o cose di questo genere, il suggerimento delle carte qui è di dirlo all'ex, ok? Quindi per riuscire a chiudere, se vogliamo, il capitolo precedente, invece di magari pensare, ok, non lo dico perché potrebbero esserci ritorsioni e quindi cercare di non farsi beccare, il consiglio delle carte invece è di proprio prendere il toro per le corna, cioè di andare da questa persona e dire: senti, le cose stanno così, che ti piaccia o no, tra noi non c'è più niente, appunto. È proprio un poi se magari la persona l'avete già lasciata, può esserci ancora un collegamento energetico. Sapete che si creano come dei fili, no, di energia tra il campo aurico di una persona e il campo aurico dell'altro. Quando ci si separa, bisogna anche rompere questi collegamenti energetici. Tutto sommato ragazzi devo dire che è un mese all'insegna del divertimento, della prosperità, dell'espansione, dell'allegria, della gioia, della scoperta, dell'avventura. È un mese molto propizio. Fatemelo poi sapere nei commenti, eh. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, anche qui ragazzi sento che costruirete qualcosa di più nella relazione. Anche per voi ci sono questi due assi, c'è il sole che mi parla di crescita, mi parla di qualche cosa che sta maturando. Per qualcuno potrebbe essere arrivato il momento di comprare casa o andare a vivere insieme, quindi ci sono come dei temi
da affrontare in questo senso, però vi sento ben determinati nel arrivare dove volete arrivare, insomma. Diciamo che la parte mentale in questo mese la sento più ponderata, più ehm, a posto, tra virgolette, ma non è la parola giusta, più risolutiva, più in equilibrio, ecco, rispetto alla parte emotiva. La parte emotiva sarà quella che avrà un po' più alti e bassi in questo senso. Però comunque niente di male, eh. Potrebbero anche arrivarvi ragazzi dei premi, avete sia il 10 di denari che l'asso di denari che la ruota della fortuna, o come degli aiuti, degli regali anche, potrebbero arrivarvi dei regali. Mentre per le persone che sono in una relazione extra, devo dire che se saprete, tra virgolette, attendere, ci sarà la giusta occasione per poter recuperare il tempo perso, per potersi divertire, insomma, per poter fare qualche cosa insieme. Vi dico un'altra cosa, fate attenzione nel caso abbiate relazioni extra ad usare le dovute protezioni perché ci potrebbe essere una sorpresa per qualcuno e se non è desiderata questa sorpresa, insomma. mm. Ci sono varie carte che mi parlano di figli. Se non è un figlio, magari anche perché non siete più in età o non è, diciamo, possibile, può essere un progetto. Può essere che a maggio si inizi a discutere di un tema che facilmente potrebbe essere un viaggio per qualcuno o comunque come organizzare un periodo lungo insieme, cioè come un tema che si potrebbe aprire nel mese non negativo, semplicemente un progetto nuovo alla quale volete o coinvolgere il partner o il partner coinvolge voi. Anche qui fatemi sapere. Volevo andare a vedere ancora un attimo una carta per la luna, vediamo se riesco a dirvi qualcosa di più su queste preoccupazioni. Ah, ragazzi, la persona del passato che potrebbe arrivare, e qui va bene per tutti e tre i gruppi, potrebbe essere una persona che in passato avete già rifiutato. E quindi è come un sì, ok, mi riavvicino a questa persona, a chi interessasse ovviamente il passato, però con calma, però vado insomma con i piedi di piombo, mi espongo poco alla volta. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Wow, butterfly, qui si parla di farfalle nello stomaco, parla di una relazione che evolve e va alla successiva fase. Parla anche di guarigione del bambino interiore ed effettivamente è collegato al sole, il bambino interiore, e parla di crescita e siamo in tema. Andiamo a vedere ancora uno di questi. Qui tre. Fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che vengono indicati. Poi abbiamo esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico. In effetti potreste essere voi a fare un regalo, ragazzi, perché no? E poi abbiamo un'ultima carta che dice meriti amore, sei degno di essere amato. È un po' come il dare e ricevere qua, sento in questo caso. Esprimete il vostro amore agli altri, il vostro affetto, fate uno sforzo nel esprimere voi stessi e il vostro amore e vedrete che sarete degni di essere amati. Ultimo oracolo, ragazzi. Wow, carta numero 36 e parla di un revival, se vogliamo, della vita, una specie di, come vi posso dire, la review è
una rivista sarebbe proprio, rivista nel senso visto 2 volte, visto di nuovo e difatti qua abbiamo questa energia, un po'. Carta numero 36, magari per qualcuno può essere utile. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, è una bella lettura, spero che il mese di maggio sia appagante, fatemelo comunque sapere nei commenti, spero abbiate trovato degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Per quello che riguarda invece la sezione degli abbonamenti, anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più generico perché non è come fare il lavoro a tu per tu, però già vi do del buon materiale. Per quello che riguarda i contenuti extra, cioè nel senso oltre le credenze limitanti, troverete anche nella sezione degli abbonati temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, ci sono sostanzialmente sono tecniche di magia bianca per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, quindi se volete capire i temi che vado io trattando, vi basta entrare nelle playlist Lilla, perché i titoli si vedono, insomma, sono pubblici. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!